Ciao randaggi, oggi vi voglio parlare dei lavori stagionali. Mi chiederete, ma che c'entrano i lavori stagionali con i viaggi? C'entrano perché questo è un metodo che vi permette di guadagnare abbastanza soldi in breve tempo per poter viaggiare. Quindi in questo video oggi vi voglio fornire tutti i consigli pratici per trovare un lavoro stagionale così da mettere da parte un budget sufficiente col quale poi partire. Ciao, io sono Andrea e nel 2018 ho lasciato il mio vecchio lavoro per cambiare completamente vita. Infatti da circa 6 anni vivo in viaggio in giro per il mondo. Ho imparato a viaggiare con un budget ridotto e questo mi ha permesso di conoscere oltre 40 paesi con solamente 300 euro al mese. Sono partito con i miei risparmi, ma chiaramente dopo un certo periodo, con buone capacità di gestione delle mie finanze, ho ripreso a lavorare per sostenere il mio stile di vita e avere nuovamente un budget col quale poi ripartire. Ma come si fa a mettere da parte una somma tale che ti permetta di viaggiare a lungo termine senza pensieri? In questo video ti voglio parlare dei lavori stagionali che secondo me sono la soluzione più veloce e redditizia. Se stai cercando un impiego temporaneo che ti permetta di avere un buono stipendio, allora ti consiglio di cercare in Nord Europa. Nei paesi più ricchi come la Svizzera, la Norvegia, la Danimarca o l'Islanda, sicuramente ci sono offerte di lavoro molto migliori rispetto all'Italia. In alcuni di questi paesi c'è il salario minimo per legge e si può guadagnare anche fino a 25 euro l'ora. Spesso non c'è neanche bisogno di avere competenze specifiche o la conoscenza della lingua locale, semplicemente la voglia di fare e di adattarsi al duro lavoro. Nell'ambito, per esempio, dell'agricoltura e della pastorizia si può trovare lavoro senza avere chissà che esperienza, per esempio nella raccolta della frutta, negli alpeggi o nelle aziende agricole dedicate magari alla produzione e all'imballaggio di merci. Invece se hai esperienza, per esempio, nella ristorazione, nel turismo, sicuramente non farai fatica a trovare impiego, per esempio, negli hotel, come cuoco, pizzaiolo o magari receptionist, cameriere, housekeeper. Comunque le possibilità di impiego sono infinite. Si può fare il babysitter, il giardiniere, assistenza agli anziani, veramente di tutto. Che tu abbia competenze specifiche o esperienza o nulla di tutto ciò, sicuramente troverai un modo di trovare lavoro, basta sapersi adattare. Se stai cercando un lavoro stagionale, la prima cosa che devi fare è preparare un curriculum che descriva perfettamente le tue competenze e le tue esperienze. Spesso viene richiesta anche una lettera di presentazione e di raccomandazione. Mi raccomando, tutto in inglese e ogni singolo documento deve entrare in una sola pagina. Te lo dico perché spesso i curriculum di più pagine vengono scartati a priori. Una volta che avrai tutta la documentazione pronta, puoi iniziare a fare una ricerca online sui vari portali dell'impiego in base al paese di interesse. Per cercare lavoro in tutta Europa, dai un'occhiata ai portali principali di impiego, Eures e Eurojobs. Per i lavori stagionali solitamente si fanno degli accordi con il datore di lavoro per avere incluso vitto e alloggio, ovviamente detratti dalla busta paga, che però ti permettono in un qualche modo di risparmiare e mettere da parte il più possibile. Questo perché ovviamente il datore di lavoro ti dà la possibilità di avere magari l'alloggio dello staff e questo ti fa ammortizzare le spese rispetto che cercare magari un alloggio per conto proprio. Esistono moltissimi gruppi Facebook per la ricerca del lavoro stagionale. Per esempio per la vendemmia in Francia c'è le sessioni agricole, ma in generale esistono tantissimi gruppi Facebook per ogni paese, basta cercare. Io me ne sono segnato qualcuno, per esempio lavoro Ticino, lavoro in Svizzera, working in Iceland, Northern Norway Jobs Opportunities. Noterai che comunque dopo esserti iscritto a uno di questi gruppi poi te ne verranno suggeriti altri da Facebook ai quali poi ti puoi aggiungere, iscrivere e cercare appunto annunci lavoro o fare tu stesso richiesta. Per esperienza personale, una delle risorse migliori per cercare lavoro è il passaparola. Chiedi ad amici o conoscenti se hanno contatti diretti di aziende o responsabili del personale per i quali magari hanno lavorato in passato. Io per esempio tramite conoscenze o amici di amici sono riuscito ad ottenere dei contatti che poi mi hanno aiutato nella ricerca di un lavoro o più in generale per avere delle dritte che mi hanno aiutato nella ricerca. Chiedere in giro è sempre buono. Un altro modo per trovare un impiego è cercare su Google Maps un'azienda, un ristorante, un hotel, per esempio, in una zona specifica del paese e tra le informazioni fornite da Google Maps troverai i vari contatti, tra cui sito web, mail, numero di telefono, così da poterli contattare direttamente.
Consiglio anche di provare a cercare su Google i form da compilare per le autocandidature o per eventuali posizioni aperte. Per esempio potete scrivere Careers Application Iceland oppure Job Application Iceland. Questi sono alcuni esempi che ho cercato io e funzionavano. Vedrete che tra i risultati compariranno le varie attività o aziende che nel loro sito hanno la sezione dedicata alla ricerca del personale con le posizioni vacanti. Altra cosa che si può fare è quella alla vecchia maniera, cioè consegnare il curriculum a mano. Questo secondo me funziona soprattutto nelle città e secondo me è buono perché si ha un contatto diretto con il datore di lavoro. Altro consiglio importante è quello di cercare lavoro con almeno 4 mesi d'anticipo rispetto all'inizio della stagione, anche se poi non è detto, perché ti posso assicurare che ci sarà sempre qualcuno in cerca di personale perché magari è rimasto scoperto all'ultimo minuto. Per esempio a me è successo in Svizzera che ho cercato lavoro, mi pare l'ultima settimana di maggio, e poi ho iniziato a lavorare la prima di giugno. Come anticipavo all'inizio, la ricerca di un lavoro stagionale è consigliata verso il nord Europa, mentre per un'esperienza a lungo termine c'è l'Australia. Partendo dalla Svizzera ci sono sicuramente molte opportunità di lavoro, ma tutto dipende dal cantone nel quale stai cercando. In Ticino, per esempio, è più semplice perché si parla la nostra stessa lingua, ma la retribuzione non è alta come per esempio nel cantone tedesco o francese, dove però viene richiesta per la maggior parte delle volte la conoscenza della lingua locale. Per noi italiani, entro un limite di 90 giorni si può lavorare in Svizzera senza richiedere un permesso, quindi questo facilita l'accesso al mondo del lavoro stagionale. In Svizzera si può lavorare per esempio in agricoltura, nella raccolta della frutta o nella vendemmia, oppure si può lavorare nella pastorizia, per esempio nella mungitura, il pascolo o la produzione di prodotti caseari, ma c'è sicuramente molto lavoro anche nel turismo, nella ristorazione e nell'hotelleria, soprattutto verso le Alpi, quindi nelle baite, hotel di montagna, rifugi appunto nelle Alpi, ma c'è anche tutto un settore in via di sviluppo che è quello della marijuana CBD, che si sviluppa soprattutto in settembre. Anche la Norvegia ha molte opportunità di lavoro nell'agricoltura, nella raccolta della frutta oppure nella produzione e imballaggio di prodotti nelle aziende agricole. Ma c'è lavoro anche nella ristorazione e come guida turistica, soprattutto a nord, in quei luoghi dove cercano personale disposto a lavorare magari in zone più remote a contatto con la natura. A sud del paese invece c'è molto lavoro, per esempio, nei campeggi. Anche l'Islanda è un'ottima meta per chi cerca un lavoro stagionale e il settore più pagato è nell'ambito dell'allevamento e produzione del pesce. In Islanda, come in Norvegia, è sufficiente conoscere l'inglese e c'è lavoro in tutti gli ambiti: hotel, ristoranti, caffetterie, campeggi e anche come guida turistica, per esempio per le escursioni nei ghiacciai o in generale per i trekking. Anche la Danimarca è un'ottima destinazione per cercare un lavoro stagionale e si può trovare impiego in tutti gli ambiti di cui vi ho già parlato. Tra l'altro vi lascio in descrizione tutti i link per accedere ai portali di impiego divisi per ogni paese. L'Australia invece è indirizzata a tutte quelle persone che cercano un'esperienza lavorativa più a lungo termine e fino ai 35 anni è possibile richiedere il Working Holiday Visa a pagamento, che è valido un anno ed estendibile un altro anno. L'Australia è sicuramente un paese che ti permette di guadagnare buone somme di denaro in breve tempo per poi partire per un lungo viaggio. Ma come si fa a mettere da parte un budget sufficiente per poter poi partire tranquillamente senza pensieri? Ovviamente è meglio cercare un lavoro full time con la possibilità di fare straordinari, ovviamente pagati, e di lavorare nei fine settimana che sono maggiormente retribuiti. Sarebbe meglio indirizzarsi verso zone remote dove non c'è la possibilità di spendere durante il tempo libero e dove solitamente viene offerto anche vitto alloggio. Infatti questa soluzione solitamente viene offerta in tutti quei posti di lavoro che sono magari lontano dai centri abitati. Io sconsiglio sempre di cercare lavoro nelle grandi città come le capitali per evitare di dover pagare per esempio il vitto alloggio, che in queste situazioni non è quasi mai offerto, e il costo della vita è decisamente più alto, quindi non so quanto senso avrebbe andare a lavorare dall'altra parte dell'Europa per poi magari spendere parecchio del proprio stipendio in vitto e alloggio. Se hai un van o un camper, allora puoi risparmiare sull'alloggio e in questo caso magari chiedere ai datori di lavoro se ti lasciano parcheggiare il veicolo nella loro proprietà, così da evitare ogni problema. Durante la stagione lavorativa, se ti focalizzi sul lavoro, escludendo per esempio la movida o tutte quelle attività che richiedono costi extra, vedrai che con sacrificio riuscirai a mettere da parte l'intero stipendio.
Io per esempio quando ho lavorato in Svizzera sulle Alpi, ovviamente essendo lontano da tutto, mi ero focalizzato solamente sul lavoro e alla fine riuscivo a portarmi a casa circa 2500 franchi al mese, perché era lo stipendio più tutte le mance che ricevevo. Ovviamente non avevo modo di spendere quei soldi perché mi trovo a 1600 metri di altezza e il primo centro abitato era a 3 ore di cammino, quindi non avevo molta scelta, però è stato in realtà utile perché ho messo da parte tutto quello che avevo e nel tempo libero magari mi andavo a fare le camminate in montagna. Ma poi come gestire le proprie finanze in viaggio a lungo termine? Ovviamente terminata la stagione lavorativa, con quel budget dovrei essere in grado di saperlo gestire. Io consiglio sempre di vivere in modo semplice, senza eccessi, gestendo appunto le proprie finanze con autodisciplina e spirito di adattamento. Molto importante è anche monitorare le proprie spese per tenerle sotto controllo. Comunque parlo di questo argomento nello specifico in questo video dove spiego proprio i primi passi per vivere in viaggio con un focus su come mantenersi. Con questo video ho voluto facilitarti nella ricerca di un lavoro stagionale e spero che ti sia stato d'aiuto. Io ho dovuto fare tanta ricerca e dopo mail ignorate, tanti rifiuti, alla fine dopo 2 settimane e mezzo ho trovato lavoro. Quindi se ce l'ho fatta io, ce la puoi fare sicuramente anche tu. I lavori stagionali non sono una passeggiata, quindi preparati sia fisicamente che mentalmente al duro lavoro, ma tutto il sacrificio vedrai che verrà ripagato perché potrai finanziare i tuoi sogni e soprattutto in futuro poi essere libero. E tu hai mai fatto un lavoro stagionale? Magari c'è una meta che ti interessa nello specifico? Hai qualche dubbio delle domande che vorresti chiedermi? Oppure magari conosci altre soluzioni per trovare un lavoro stagionale? Beh, scrivimelo nei commenti. Lascia un like e mi raccomando, sostieni il mio progetto e iscriviti al canale attivando la campanella. Noi ci vediamo al prossimo video.